Sono veramente euforico perché oggi abbiamo un unboxing, ragazzi, di una qualità, di una consistenza. Mamma mia. Allora, cos'è successo? Una sera di mezza estate io ero su Vinted e mentre giocavo a FIFA 16 vedo questo qui che vendeva i giochi PSP a 3 euro l'uno. E c'è questo che diceva scritto: ne compri due, te ne regalo uno. E allora ho fatto il lotto di 3 giochi che comunque valevano e li pagavo solo 6 euro, cioè tanta roba. Poi mi ha incominciato a dire: guarda, io ho questo, quest'altro. Insomma, è successo un bordello. Alla fine sono andato a spendere 41 euro al posto di 6 euro. Sono andato a spendere 41 euro. Ma ragazzi, un valore totale tipo di 200 euro facciamo, dai, tra una cosa e un'altra. Però ragazzi, una qualità. Io ho detto: secondo me l'ho truffato. Cioè, la truffa legale. La truffa legale, inconsapevolmente l'ho truffato perché, raga, cioè, adesso vedrete. L'ultimo non lo faremo vedere perché è un gioco molto speciale, ma lo faremo vedere nella prossima puntata dei nostri acquisti. Quindi mi raccomando, tenete d'occhio. Precisamente gli acquisti miei. Esattamente, precisiamo che questo gioco vale dai 40 ai 60 euro. Non vi diciamo nient'altro. Ma partiamo. Già ve lo dico, nel prossimo video lo vedrete per ultimo. Sì, perché siamo stronzi. Sì, poi passano avanti. Sì, invece non è vero, vi prendiamo in giro, lo facciamo vedere a metà video. No, comunque subito, andiamo. senza indugio. Ecco. Allora, Ridge Racer per PSP. Questo, ragazzi, lo so, non vale un cazzo. Però partiamo leggeri. Però ragazzi, comunque l'ho pagato 3 euro, se non addirittura gratis, perché faceva parte del terzo in omaggio, perché potevo sceglierlo. Li ho provati tutti quanti. Tutti funzionano, tutti, manuale e custodia in italiano, preciso perché tutti, è molto importante. Tutti in ottimo stato. Ma porca miseria, sì, cioè sono praticamente messi benissimo. Quindi questo, ragazzi, per dire 3 euro. Faremo una pila di cose che teniamo a sinistra e le cose a destra che venderemo. Mi raccomando, ragazzi, qua sotto il mio Vinted, che così potete comprare se vi interessa qualcosina. Quindi questo tipo 3 euro, per farvi capire. NASCAR, ragazzi, la NASCAR la conoscono non tutti, è uno sport automobilistico abbastanza famoso in America, però ragazzi, questo gioco di NASCAR vale circa sui 15-20 euro ed è come se l'avessi pagato 3 euro al momento. No, è come se l'avessi pagato, l'hai pagato 3 euro. Esatto. Però infatti, visto che sono un grande amante di giochi di macchine, io questi giochi comunque li tengo sempre perché mi piacciono veramente tanto. Ecco qua un altro, questo è come se fosse gratis, perché se sono 3 giochi, uno era gratis. Need for Speed Most Wanted per PSP. Io amo Need for Speed Most Wanted, io lo amo alla follia, e questo Most Wanted per PSP mi mancava. Ho la versione PS2, tra l'altro recuperata da pochissimo, pagata quasi praticamente niente, il che è un top perché sappiamo che vale tanto Most Wanted, soprattutto in italiano, e lo volevo e mi sono informato e dicono che sia diverso, molto diverso rispetto a Most Wanted per PS2, quindi lo teniamo, assolutamente sì. Che cazzo, io sono un grande amante. Ora cominciamo ad ingranare sempre di più. Final Fantasy VII Crisis Core. Allora, Final Fantasy è una serie, tra l'altro in italiano, ragazzi, cosa molto importante. Io amo le custodie in italiano e se non lo sono a volte le vendo, se sono in inglese le tengo, ma se sono in tedesco, francese, tendo a venderle. Dipende, comunque bisogna sottolineare se ci sono delle edizioni speciali eccetera eccetera, quelle si tengono perché magari valgono un po' di più, trovarle in italiano è difficile. Tipo ho la steelbook di God of War Ascension in francese, ma sti gran cazzi perché in italiano costa molto di più. Dicevo, Final Fantasy è una serie che mi è sempre interessata, ma non ho mai approfondito, nel senso che gli ho giochicchiati qualcuno, ma non ne ho mai finito uno. E quindi lo tengo perché in un futuro io vorrei obiettivamente recuperare un po' la serie in larghe parti. Quindi per il momento io me lo tengo molto piacevolmente. Abbiamo poi un Call of Duty che non è affatto male e piace anche lei, tra l'altro. Infatti te l'avevo chiesto, però vabbè, lo vuoi tenere tu, pazienza, soffrirò in silenzio. Ma questo io
Allora, obiettivamente io ho tutti i Call of Duty. Beh, giustamente mi devi far piangere, non ti preoccupare, va bene. Però potrei giocarlo, dai. Comunque ho tutti i Call of Duty, questo per PSP mi mancava, quindi mi sono detto, ma sai che c'è? Me lo recupero così me lo voglio giocare un giorno magari. E anche questo tipo 3 euro, per farvi capire, siamo a 12 euro di spesa, cioè solo con questi giochi. E poi questo in omaggio, per farvi capire, Test Drive Unlimited. Questo è un titolo che purtroppo questo ha un problema, c'ha questa parte che è rovinata, ma cambierò la custodia, non mi interessa. Però sta di fatto che è un titolo assolutamente interessante, un gioco di macchine, ed appassionato di macchine, che fai? Te ne privi? No! E quindi teniamo pure questo. Quindi per il momento non stiamo vendendo niente. Quindi ragazzi, niente verrà messo per il momento su Vinted. Qui c'è una bellissima copertina che è in multilingua, però la copertina davanti c'è anche il giapponese, non sto capendo. Sì, perché è The Fast and the Furious. Penso che sia tipo... perché... tipo potrebbe essere un gioco ambientato a Tokyo Drift, può essere una roba del genere, non lo so. Però voi una cosa che non sapete, che a me piacciono molto i Fast and Furious, e avevo un gioco per Fast and Furious per PS3, l'ho venduto perché il gioco fa cagare, l'ho provato. Questo Fast and Furious io me lo vorrei tenere, almeno provarlo e poi valutare se venderlo o tenermelo, perché comunque è fatto da Deep Silver, Bandai Namco, quindi ma penso che sia roba interessante, teniamocelo. Quindi per adesso niente in vendita, tutto tuo. E il prossimo arriverà in vendita. Def Jam Fight Fortnite The Takeover. Io non so bene quale sia l'ordine cronologico, però The Takeover, anzi è scritto di qua. Ci ho preso tra l'altro. Allora, Def Jam è una serie, tra l'altro esclusiva, no, Electronic Arts è fatta, però da quanto ne so mi sa che è esclusiva PlayStation, non mi ricordo bene se è uscita anche per altre console. Def Jam, non me lo ricordo. Sta di fatto che questo, ragazzi, è come se l'avessi avuto gratis, ma ha un valore sui 30 euro. Cioè, io quando l'ho visto ho detto, ma prendilo subito! E quindi questo verrà messo su Vinted, perché onestamente non è il mio genere. L'ho preso come extra, come il prossimo arriverà su Vinted, perché è Bruce Lee Quest of the Dragon per la prima Xbox originale, messo da Dio, raga, cioè c'ha il manuale. Cosa? Adesso io vi racconto questo aneddoto. Oddio, no. Il tizio aveva preso la bilancia per pesare i giochi e pesavano più di 1 chilo nel pacchetto piccolo. Mi fa, se vuoi questi te li posso cavare. Ovviamente sto tizio scriveva in italiano che non si capiva un cazzo. Poi lui l'ha chiamato, come l'ha chiamata la carta, sotto i giornalini, sì, tipo. I giornali. Se vuoi ti posso cavare i giornali, la carta. Così arriva al peso stabilito del pacco. Mi fa vedere che dice, questi li potrei cavare. No, ma per cortesia, ma cosa stai facendo? Sei impazzito? Stai fermo, va. Cioè, non lo so, voleva cavarli perché pesavano troppo. Bro, no, non hai capito niente. Infatti gli ho detto, no, quelli ci tengo molto, per favore non cavarli. Comunque ragazzi, lo venderò, perché Bruce Lee non è il mio genere. Questo qui vale sui 30 euro pure questo, quindi già solo questi due, ragazzi, 60 euro. Cioè, e mancano ancora 3 giochi, tra cui il terzo lo vedrete nel prossimo nostri acquisti. Quindi insomma, secondo me è un affare incredibile. Madonna. Ho avuto un buco del culo, fortuna che ero sveglio quella sera. E vabbè, questo me l'ha regalato. Fa, sai che c'è, se vuoi te lo metto dentro. Ma sì, cioè, dai, nel senso, tutto. Ragazzi, allora, te lo metto dentro il gioco. Manteniamo un certo decoro. Cioè, completo, Burnout 2, questo ovviamente io me lo tengo perché, sapete, amo i giochi di guida, quindi metto di qua perché non c'è più spazio, quindi facciamo così. Dai. Comunque Burnout 2 lo teniamo, dobbiamo recuperarci la prima Xbox, perché purtroppo abbiamo Xbox 360, Xbox Series X, ma nessuna legge né Bruce Lee, né Burnout, né gli altri 2 giochi, perché non fanno parte della retrocompatibilità. Quindi se voglio giocare Burnout 2 dovrò recuperare, mannaggia al cazzo. E vabbè, lo recupereremo, anche perché sai Insomma, benissimo che quello io lo voglio giocare. Quello che non vi facciamo vedere oggi perché siamo delle brutte persone, ma che vale dai 40 ai 60 euro. Quindi dovete aggiungere un valore di 40-60 euro
su tutte queste robe che non venderemo però. Adesso ti passo il penultimo / ultimo. Crimson Sea. Questo ho scoperto che vale 30 euro circa. È della Koei Tecmo e da quanto ho capito, io non ho capito obiettivamente che gioco potrebbe essere. Non so se venderlo o tenermelo. È completo ovviamente. Questo signore ragazzo è stata una benedizione, dobbiamo dirlo. Però io non ho capito bene se sia, perché grafica cinematografica in tempo reale, vabbè sì, per i tempi ovviamente, però prova l'emozione di sterminare incredibili masse di nemici. Allora, io non so se sia un Musou, se sia un gioco con una storia interessante, se sia una hack and slash, non ci ho capito un cazzo, quindi e sembra intrigante, quindi io lo tengo, perché lo voglio provare, poi nel caso lo venderò, però intanto me lo voglio provare, perché sono curioso troppo. Quindi io vendo solo questi due, ragazzi, di tutta questa roba, e già ci ricavo. A voglia. E il punto è che il resto me lo sono preso gratis e l'ultimo non sapete, ma l'ultimo è un grande classico. Io ve lo dico, poi vedrete. Comunque, che dire, a me sembra un ottimo affare. Forse il più bello finora, posso dirlo? Più bello mai fatto a mio parere, perché se guardiamo il rapporto valore e quantità, questo è più di 10 lode, perché sono tutti giochi sicuramente interessantissimi. Cioè Code, Fast and Furious, Final Fantasy, NASCAR, Ridge Racer, Burnout. Cioè non è che stiamo parlando di giochi de merda che dici vabbè non venderai mai, non giocherai mai. Cioè raga, questa è roba bella. Anche Pinco Pallino appunto. Pinco Pallino e la foresta perduta, poco così a caso. Cioè capite? Pinco Pallino e la foresta perduta. Ragazzi, fateci sapere se voi avreste fatto questo affare oppure no. Beh, se un amante di videogiochi sì che lo fa sto affare. Se non l'avreste fatto vuol dire che veramente non mi piace giocare a roba brutta. Però no, scherzo. Comunque dai, fateci sapere, mi raccomando, un parere, un qualcosa, e io sono veramente euforico. È il meme, ma veramente, cioè, quando ho comprato questo lotto praticamente io ho detto ma che cazzo ho fatto stasera? Cioè, però ti è venuto un po' di ansia, perché il ragazzo ti aveva scritto controlla se il pacco è giusto, perché il ragazzo mi ha scritto che gli sono arrivati giochi sbagliati, perché sto tizio mi sa proprio che ha scambiato 2 pacchi. Quindi noi avevamo la paura che anche questo pacco fosse sbagliato, non solo quello dell'altro ragazzo che aveva ricevuto il suo pacco. Avevamo la sicurezza, col culo che abbiamo, avevamo proprio la sicurezza. Sì, esatto, che fosse proprio l'inculata del giorno. Invece. Cioè, sarebbe stata una roba d'apoteosi. Infatti io gli ho detto a lei, minchia, questo veramente ha sbagliato pure a fare i pacchi, aiuto. Chissà cosa ci troviamo oggi nel pacco. E invece, la fortuna ha voluto che il nostro era giusto. Per fortuna. Ragazzi, appuntamento ai prossimi nostri acquisti, mi raccomando, per vedere l'ultimo gioco del lotto. Vi ringraziamo molto, ci becchiamo alla prossima. Ciao.